e abbiamo fatto una piccola aziendina agricola e stiamo cercando di valorizzare il territorio. È quello che vai a mettere sul territorio. Stiamo coltivando un pomodorino che comunque ha una storia lunghissima. Sicuramente abbiamo introdotto questo prodotto qui che insieme alla malvasia e ai capperi saranno il simbolo di Salina. Quindi oggi Salina non è sfruttata, ha un potenziale molto alto ma non è sfruttata dal punto di vista agricolo. Io cerco di recuperare i terreni abbandonati, riprenderli e coltivare comunque un prodotto che ha origini, che ha una storia abbastanza antica qui a Salina. Ok, e quindi la storia che dici, questa terra era coltivata nella passata? Questa terra qui, questo terreno qui, questo non veniva coltivato da 20 anni. Quindi io mi sono rivolto al proprietario che non è tanto interessato all'attività agricola e gli ho proposto se potevo prendere questo terreno per poterlo coltivare. Sono stato fortunato da questo punto di vista che lui ha accettato questa mia richiesta e oggi io coltivo qua il pomodorino seccagno di Salina. Seccagno perché? Perché viene coltivato in seccagno, cioè dire fa bisogno di acqua, perché cresce senza acqua, io non metto mai l'acqua. Grazie comunque anche ai due monti che abbiamo qui, Monte delle Felci e Monte dei Porri, che sono alti circa 1000 metri e che danno la possibilità alla pianta comunque di soffrire di meno rispetto a una pianura, diciamo, che l'umidità che c'è la sera dà il sostentamento d'acqua alla pianta e l'umidità che scende dai monti. Quindi si viene a formare un microclima adatto e delle condizioni ideali per questo tipo di coltivazione. Poi c'è da dire pure che la terra di origine vulcanica, cenere e sabbia aiutano tanto il pomodoro aiutano al pomodoro a farlo crescere insieme alle sostanze minerali che sono fondamentali per l'accrescimento della pianta. Quindi la natura fa il suo compito, diciamo. Nella passata la terra di Salina era coltivata molto, sì? Tu immagina che fino a 40-50 anni fa era tutta coltivata, cioè molto di più di ora. Tu fai conto che tutti questi monti qui, che vediamo alle nostre a destra e a sinistra, erano tutte coltivate, tutte a terrazzamenti. Infatti se si riesce a vedere in alto, si vede comunque che ci sono le terrazze, i terrazzamenti, lì su, che erano tutte coltivate a capperi. Capperi e malvasia. E ora praticamente neanche un quarto di tutto quello che c'era tantissimi anni fa è coltivato. C'è stato quindi un abbandono, diciamo, alla terra, perché ormai la gente non muore più di fame. Qui a Salina ovviamente il cappero viene messo in tutti i piatti, trovi il cappero. Anche questa è una pianta che comunque cresce senza acqua. Viene da fuori l'acqua con le navi cisterne. Quindi pensa tu 30, 40, 50 anni fa. Cioè utilizzare l'acqua nelle giuste maniere. Tuttora molta gente non fa spreco di acqua e quindi molte piante si sono abituate a crescere in questa maniera qui. Il pomodorino seccagno di Salina non ha bisogno di acqua, così come pure la vite, le olive prendono quella del cielo, l'acqua dal cielo, che sempre madre natura praticamente ci dà. E quindi tornando al fatto dei piatti particolari, il piatto eoliano si concentra a base di cappero, pomodoro fresco, finocchietto selvatico, che sono comunque cose che trovi sempre. E in questo modo è anche molto salutare, no? Certo, anche perché il pomodoro questo qua di Salina ha delle sostanze antiossidanti superiori rispetto a un pomodorino che viene coltivato in serra o comunque in maniera convenzionale, perché è ricco di vitamina C, di licopene. E questo è buono cibo italiano, sì. Le cose genuine alla fine sono quelle che non hanno bisogno di grandi cose. E questo è tipico del cibo del sud, sì, ingredienti freschissime,
e non c'è bisogno di tanti ingredienti. No, non soltanto c'è bisogno di tanti ingredienti e neanche di tanta elaborazione, cioè perché sono prodotti freschi che tu prendi recuperi dalla terra. Sì. Quando tu recuperi, raccogli dei capperi, raccogli un po' di pomodoro fresco e raccogli un po' di finocchietto selvatico, quando la materia prima è buona, è fresca, non c'è bisogno di... pure fredde le puoi mangiare, con un po' di olio extravergine d'oliva, sempre olio qui di Salina, sì, che ha un'acidità molto bassa, molto leggero come olio, e hai la freschezza in un piatto.